Ma buongiorno! Buongiorno ragazzi, da Tarifa! Guardatela, si vede, c'è il cielo azzurro! Buongiorno anche da parte mia. Finalmente, dopo secoli di pioggia, ormai non contiamo più i giorni, oggi c'è il sole! Oggi c'è il sole. Abbiamo fatto avanti e indietro per questa zona di Tarifa più volte. Stanotte abbiamo dormito qui in un parcheggio proprio dentro il paese di Tarifa. Ora dobbiamo andare però a fare l'acqua e poi vogliamo tornare su una di queste spiagge. E poi Con e poi Fede intende che probabilmente, anzi sicuramente, dico io, ci sarà una sorpresa dopo, quindi non perdetevi il proseguo. Mimetizzazione perfetta, i maialini tutti pieni di fango dello stesso colore del campo. Ora facciamo un po' di esplorazione, andiamo a vedere una delle spiagge più famose della zona, che è la Playa Bologna, che non è Bologna, e non è nemmeno Polonia. è proprio Bologna scritto. È molto bella, però non sappiamo l'accesso per i van, per i camper. Come sapete, in questa zona intorno a Tarifa, per l'accesso ai parcheggi, quantomeno vicino alle spiagge, sono tutti con la sbarra a 2 metri. Non stiamo a discutere, non stiamo a sindacare su questo. Il fatto è che, insomma, si arriva fino a un certo punto. Vediamo, qui non ci siamo mai stati. Siamo anche scortati perché dietro di noi c'è la Guardia Civile, quindi se ci mandano via subito. Perfetto. Che strada. Fa il promontorio e poi scende verso questa famosa spiaggia. Il fondo stradale non è dei migliori, è un po' rovinato, o meglio disconnesso proprio. Qui è divieto su tutta la strada e quindi non si può stare perché la spiaggia è questa, sarebbe questa. C'è ovviamente la sbarra a 2,20 metri, ovviamente dico perché è da tutte le parti. Sarebbe bella perché questa è una spiaggia bellissima. E noi siamo tagliati fuori. Di Bologna. Dove non c'è la sbarra c'è la catena. Anche là c'è. Ma davanti da qui si fa. È un po' stretta però là. Sì. È un po' stretta, vedi là c'è la macchina. Dove possiamo parcheggiare? Giovini. Mannaggia. Abbiamo incrociato una macchina che veniva in giù e ci ha detto il parcheggio in fondo è chiuso. Oltretutto. E loro erano in macchina. Erano in macchina. Anche per le macchine. Però gli ho chiesto se si poteva perlomeno fare manovra, ha detto sì, se no tocca farla tutta in retromarcia. Torniamo a precisare, non vogliamo aprire tavoli, sedie, campeggio, vogliamo solo scendere in spiaggia a fare 2 foto. È impossibile. Il parcheggio qui dovevamo parcheggiare è chiuso. C'è un bel divieto, ovviamente i camper non possono essere lasciati. La spiaggia è tutta questa qui davanti, laggiù fa una sorta di anfiteatro con una duna bellissima sopra, ma probabilmente non vedremo da vicino. Ci sono tante persone che passeggiano con i bimbi perché oggi è una bella giornata, però non sappiamo dove lasciare Charlie. Cioè potevano creare un parcheggio temporaneo senza pernottamento, almeno quello per fare la passeggiata diurna e godersi la spiaggia, ma no. Ma infatti la sbarra, la barriera, insomma chiamatela come volete, non ha senso perché se te dici non puoi parcheggiare, non la metti, mi fa entrare, poi se ci dormo viene la Guardia Civile e mi fa il mazzo. Esatto. Ma così non ci posso nemmeno venire di giorno. Esatto, ora ad esempio qui c'è un bar, un ristorantino, se uno volesse anche godersi qualcosa da bere, prendere qualcosa al ristorante, ok, non è fattibile perché qui c'è l'unica strada, non ci possiamo fermare in mezzo alla strada. E quindi cosa facciamo? Via. Però le macchine entrano. Loro possono, no. Quindi per assurdo, se uno ha una macchina piuttosto bassa, magari con una tenda sopra il tetto, entra sotto la sbarra, ci dorme e nessuno gli dice nulla. La prossima modifica che faremo su Charlie sarà il tetto mobile, no il letto basculante, ma tutto il tetto basculante. Ah, capito, sì. Ah, niente, povero Charlie, me lo sevizi, no. Ora però voglio provare ad andare sulla strada di là, vediamo se si arriva al Mirador, perlomeno vediamo se si riesce a vedere dall'alto. Infatti qui non ci si può stare, loro l'hanno messi qui.
Qui c'è un altro parcheggio a fianco, ma ovviamente anche questo c'è la sbarra. Questa praticamente è la strada che porta dietro a questo promontorio, perché la spiaggia rimane qua dietro. La perlustrazione tickets non ha portato buoni risultati, purtroppo, ma non è colpa nostra. Questo, ragazzi, è l'unico modo per parcheggiare facilmente e per vedere Bologna e la sua spiaggia, con il cavallo. Sentiamo se ce lo presta, che dici? Sono anche 2. Carino. Ecco, forse da qui stiamo andando verso il lungomare, si vede un po' meglio la gigantesca spiaggia di Bologna con le sue dune là sopra. Ma tutti i parcheggi, tutti quanti, hanno o la sbarra o la catena. È impossibile entrarci. Niente, sapete? Qui chiaramente i camper non li vogliono, proprio è chiaro, e quindi noi che cosa facciamo? Ce ne andiamo. Fora dalle balls. Dopo vari tentativi abbiamo trovato questo parcheggio. Vietato campeggiare per nottare, ma possiamo parcheggiare, perlomeno possiamo fare 2 passi per il paesino. Sì, ma sono 3 posti. 6 posti in tutto, di cui 3 di camper, perché 3 camper, siamo tutti e 3 italiani. non sanno dove andare, quindi Abbiamo 2 vicini italiani, chissà dove sono andati, chissà se li incontriamo. facciamo 2 passettini per scaldarci, perché c'è questo ventolino che è freschino. Guardate che spiaggia selvaggia, con tanto di cavalli che passeggiano, bellissimo. Guarda, fanno il guado, è l'unico modo per andare in spiaggia, con il cavallo. Oltre che per parcheggiare, può tornare utile per andare dall'altra parte. Troviamo un'altra via per andare sulla spiaggia. Si rotano. Wow, ma che abbiamo qui di buono? Che abbiamo di buono? Insalata di polpo e patate. Mamma mia! La sto riscaldando. Vedete, si vede la bava? Dopo questa piccola passeggiatina ci è venuta fame e quindi oggi ci facciamo un bel pranzo di quelli come si deve, con la P maiuscola. Oh, che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo! Piatto ricco, micificco! Buon appetito, ragazzi! Mentre mangiavamo sono arrivati gli italiani che erano parcheggiati accanto a noi e indovinate, ci conoscono, ci hanno salutato e sono in viaggio con Milù. Anche loro hanno un canale Che anche noi conoscevamo tramite un po' i social. Come potevamo non conoscerli, seguiamo su YouTube. Cristina e Alessandro. Ciao ragazzi, E è è sempre sempre bello bello. incontrarsi di persona, vedersi nei video, ma incontrarsi di persona poi è sempre Ma io bello. ti conosco. Sì, anche loro sono reduci dal Marocco e ci stiamo scambiando un po' di Te lo informazioni. Cosa consigliamo. mangiare? Come succede sempre. Soprattutto cose da mangiare. Non Perché guasta le mai. informazioni sono vitali tra i Assolutamente. viaggiatori. È il suo bello poi incontrarsi e condividere Abbiamo esperienze. conosciuto anche dei coreani, pensa. Ecco, pensa un po'. Quindi grazie dell'incontro, grazie del Grazie a voi. saluto. Noi eravamo lì con il cibo in bocca. Abbiamo Sempre rotto le mangiare. scatole. Sempre a Oh, mangiare. è sempre un piacere. È Adesso sempre bello. andiamo a mangiare anche noi adesso. Esatto, ora li lasciamo liberi di andare a mangiare. Ciao. Buon appetito allora. Ciao, grazie. Buon provecio. Grazie. Dopo la bella compagnia e tante chiacchiere lasciamo la zona di Playa Bologna e torniamo a Tarifa, perché come vi abbiamo annunciato stamani, nelle prossime ore, ancora non sappiamo di preciso quando, ci sarà una sorpresa. Wow.
Eccoci Tarifa, arriviamo nuovamente. con un tramontino niente male ragazzi. Ci sono una valanga di camper, Anche autobus. autobus, tutti. Questo è un parcheggio libero. Oh, Mamma mia che mezzi. È tutto occupato poi dai bidoni dell'immondizia, ma guarda che mezzi. siamo di nuovo su Charlie. Abbiamo Sorpresa. un tavolo aperto lì, 2 piatti. Qui abbiamo un sacco di roba sulla tavola, altri 2 piatti. Già si intravedono le gambe di qualche persona. Ma chi abbiamo a bordo? Sorpresa! Buon Natale, auguri a tutti! Abbiamo il sindaco. Auguri a tutto il popolo di Nice Crazy Van. Vi ho abbandonati quest'anno, ma pazienza, ne valeva la pena. Sorpresa! Vi avevo promesso una sorpresa e la sorpresa è arrivata! E qui abbiamo anche Federica. Ciao ragazzi, ciao a tutti! E Federico. E ora si magna! E ora si magna. In 4 dentro Charlie, guardate come siamo organizzati. Perfetti, si Vino sta della benissimo. Maremma, Vino ovviamente. della Maremma. Cioè, non è che si scherza qua, ragazzi. E allora auguri a tutti! Auguri a Auguri, tutti. auguri. Facciamo un Auguri. brindisi! Sì, Ragazzi, all'amicizia! e ai viaggi. E ai viaggi. viaggi ovviamente, ma siamo già in viaggio, quindi Infatti. all'amicizia in viaggio allora. Ancora meglio. Perfetto, combinazione perfetta. Che poi fuori nel parcheggio c'è un raduno Nice Crazy Van in Improvvisato. Spagna, Clandestino. all'estero. Potrebbe essere una buona base. Un centinaio per di mezzi ci espandersi. sono qua fuori. Sembra di essere veramente a un raduno. Da dove sono sbucati non si Sì, sa. sì. ma ci Incredibile. Incredibile, vero? Tantissimi. sono. Auguri. È stata una piacevolissima sorpresa avervi qui. Sì. È vero? Quindi, salute. Salute, salute. The place is slow, but yeah, you cut through the noise. I wish I knew what you were thinking of. One last drink before it's time to go home. I had my chance, but I screwed it up once more. It's been years and it still kills me. Your dynamite so fucking pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time, hold on, darling, don't let me go. I wanna see if you're the soul, just hold me close. 'Cause I know it ain't over. You feel it too, right? So until next time. Lost in the crowd, but yeah, you drown out the sound. I wish I knew what you were thinking about. Is this thing in my head delusional till I die, babe? At least we stand a chance then, right? It's been years and it still kills me. Your dynamite so fucking pretty. Hold on, darling, don't let me down. Hope that you feel it too, just give me a sign. 'Cause I know. Buongiorno ragazzi. Per dire buongiorno! Stamattina ci siamo svegliati con la speranza di vedere il sole, ma si è annuvolato e ora sta anche piovendo. E siamo qui nella punta di Tarifa, a 2 passi dall'isoletta di Tarifa, dove c'è il famoso punto di incontro tra l'Oceano Atlantico e il Mar Mediterraneo. È vero, bello, 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 sarebbe più bello con il sole e senza vento, ma dobbiamo farci bastare quello che c'è. Siamo in ottima compagnia. Ieri abbiamo bisbocciato fino all'1:30 di notte, E ora Dio ci ha punito con il tempo. Esatto. ma noi siamo fiduciosi, aspettiamo che esca il sole. Vediamo laggiù Poi aprirà. un po' di sole anche dall'altra parte, quindi Anche non per- può durare per E sempre. infatti, anche perché nel continente accanto, cioè quello africano, sembra che ci sia il sole. Qui in Europa piove.
facciamo una nuotatina, si va di là. Sì, deve essere anche calda l'acqua, guarda. Proprio... c'è il caldo, si sa. Anche in Spagna ci anche in sarebbe Spagna c'è caldo. caldo. Uso il condizionale, si sa. E non dovrebbe quasi mai piovere, però No. è andata così. Quest'anno è così. Questa dietro di noi è l'isola di Tarifa, che è collegata alla terraferma da questo istmo di terra dove stiamo camminando. Sei riuscita a vederla con la luce o era troppo No, caldo? però era bello perché c'erano le luci. Era bello vedere. Qui siamo arrivati davanti al fortino sull'isola di Tarifa, che però è chiuso, non possiamo andare oltre, però la possiamo ammirare da fuori. Nel frattempo scendono le prime gocce di pioggia. Andiamo a vedere il Mediterraneo da quest'altro lato. E visto che non è uscito il sole, è uscita una bella pentola di pasta. Siamo di nuovo dentro Charlie, mangiamo Festeggiamo il Natale. e poi... Con dispiacere di Fede, ovviamente. Sì, sì. Ovviamente. E poi dopo andiamo a vedere se gli facciamo vedere le... Andiamo a vedere se gli facciamo vedere le dune di Tarifa dove siamo già stati. Che loro Come non... si chiamano, te lo ricordi? Di Valdevaqueros. 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 Ma ora mangiamo. Allora, se c'era il sole si mangiava l'insalatina, ma Sì. visto che non c'è il sole serve un po' di carboidrato. Ecco. Sì. Guarda qua che pullman. La stufa, cioè col camino. Ma con questo meteo ci vuole anche la stufa, guarda come sono caldi. Lasciamo il parcheggio che ci ha ospitato stanotte e andiamo a portare i nostri amici a vedere le dune di Valdevaqueros. Le dune, in tradotto, sarebbero le dune dei cowboy, cioè la valle dei cowboy, perché Vaqueros significa cowboy, quindi Valdevaqueros sarebbe la valle dei cowboy. Non sappiamo perché. Wow, che spettacolo! Che spettacolo! Che spettacolo! Ed eccoci ragazzi sulle dune di Valdevaqueros, guardate che meraviglia! Guardate che posto! Andiamo! Aiuto, si sci... Aspetta, ce n'è ancora... Guarda l'oceano, guarda l'Africa! Nice crazy friends! E come vedete il sole alla fine è uscito! Il van aperto, Dopo aver pranzato è uscito il sole e da qui vediamo il mitico Charlie e da questa parte rivediamo l'oceano con l'Africa sullo sfondo. Ora andiamo a fare un'altra volta una passeggiata. Vieni, vieni! Dai che ce la fai! Dai! Conquista la Dai! Guarda che panorama! Guardala! Mamma mia! Commenta a Ragazzi, caldo, commenta a caldo. È una cosa unica! No! Ma poi finalmente è arrivata l'estate! Ma lo vedi? Finalmente! Aspetta, Mamma vediamoci mia. anche questo, che fa Che caldo! esperienza, che posto! Mi ci volevano i tickets per portarmi in un posto del genere! Ma lo vedi il van sparisce dietro la duna, non lo vedi più. No. Sparisce dietro la duna il van. Guarda, è uno spettacolo unico! Ma il panorama! Unico!
in una cosa unica. È assurdo perché è solo qui. È solo qui, è assurdo, sì. Si ruzzano giù come le zucche! Come si dice noi? Giù come le zucche! Che meraviglia! Lo senti? Sembra farina! Sembra farina! Sembra di sciare. Non mi sembra di tornare bimbi? I'd work around it, but you turned out to be so different. Yeah, you turned out to be nothing like them. I changed my mind and got behind it. I got behind it. I'll let you take my breath away. Abbiamo messo i piedi nell'acqua, anzi nel mare, nell'oceano Atlantico. Com'è l'acqua? bello. Com'è l'acqua? Bella ghiaccia, come si dice. No, ma È no, fredda, in realtà ma non no. ghiacciata. No, è veramente. Fa più effetto d'agosto quando è caldo, entri dentro e senti quel freddo. No, non è da bagno, ma insomma si sta bene. Ah, Tonificante. tonificante, ecco. Tonificante è la parola giusta. Until we hit the morning. Oh, dai, ci sono anche loro le temerarie del bagno che andranno a farsi il tuffo. Marta, vuoi andare Guarda, anche te? lo vedi proprio. Lo sapete che volevo saltare il pranzo per venire qua a bagnarmi i piedi. Però hai mangiato tutta quella pasta, ora non si può, devi aspettare almeno 4 ore. 14 ore direi. Dai. Guardiamo il tuffo nel mare, nell'oceano. Ora si fanno una traversata a nuoto fino all'Africa. Porca miseria, sei ghiacciata. No. Ho perso i piedi, ho perso. 40 di febbre. Mamma mia, com'è gelida. Non è vero, non è gelida. È tutta scena, Tutta scena. questi youtuber fanno finta. Sì, in realtà è 40 gradi, sotto zero. Vai, fai il bagno, vai. Ho vestito. Coraggiose loro, coraggiose. Quelle sono donne vere. Quelle sono donne di tempra. Che spettacolo di posto, ragazzi. Let me know, cause I can't lie. Let me know, cause I need you. I'd let you take my breath away. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on, baby, we got rules to break, rules to break. I'd let you take my breath away. Pick me up like you're my aeroplane, aeroplane. You and me, you know we'll never fade. Come on, baby, we got rules to break, rules to break. Che abbiamo qui? Mi sorge spontanea una domanda, soprattutto per i camperisti e chi ha il van quando va in viaggio. Ma voi quando ritirate la biancheria, ciò che avete lavato dalla lavanderia a gettoni, le buttate tutte in una borsa, poi le rovesciate sul letto del camper, del van e le piegate per benino dopo con calma, o fate tutto sui tavoli della lavanderia? Perché noi abbiamo fatto un po' così, un ammasso di roba, visto che lì era stretta la lavanderia, c'era un sacco di gente, e ora mi ritrovo una montagna proprio letteralmente di panni da sistemare, piegare, dividere e riunire, perché un calzino a destra e uno a sinistra. Effettivamente era da tanto che non facevamo una bella lavatrice e la roba si è accumulata. Qui nel piazzale è pieno di camperisti e c'è la fila.
Va bene, noi continuiamo i preparativi perché la partenza è prossima. È imminente. È imminente. Lo dicevo io che ci volevano 6,40 metri. Ma comunque ormai siamo allenati. Lo dicevo io che dovevamo piegare le lenzuola in lavanderia. Tira. Vai. Abbiamo anche la stiratura, pronti. Estamos listos, come dicono qua. La prossima volta 7 metri, anche 8. Si riparte, buongiorno! Dopo secoli fermi per il maltempo, aggiungo io. Salutiamo i nostri amici italiani che sono laggiù. Ciao ragazzi! Qui c'è un camion, qui c'è un furgone, un pullman, qui un altro camion, altri italiani. Altri italiani, loro salutiamo. Abbiamo fatto un po' di amicizie in questi giorni. Abbiamo passato più tempo nei camper degli altri che nel nostro, tra un po'. Guardate qua come si sono attrezzati. Salutiamo Aldo e Margarete e tutti gli amici che abbiamo incontrato nel piazzale qui di Tarifa. Ne abbiamo incontrati tantissimi. Abbiamo fatto una delegazione italiana in Tarifa. Ciao a tutti, è stato un bellissimo incontro, grazie, e buoni chilometri e buon viaggio. Noi ora andiamo in direzione Algeciras. Facciamo un attimo un po' di servizi carico-scarico e poi andiamo a fare i biglietti per il Marocco, ma poi vi spieghiamo tutto per bene, sì, poi arriveranno i dettagli, Ora intanto accaparriamoci un posto su quel traghetto che ci ha fatto aspettare tanto. Ma oggi c'è il sole. Quella è Africa! Yuppie! E lo sappiamo bene. La vediamo tutti i giorni, ma la vediamo in questi giorni, la immaginiamo, la sogniamo, ecco. Però ora basta, ora è arrivata, siamo alle streghe. Cioè immaginate che sono giorni che piove e ieri la ciliegina sulla torta, ieri sera tardi non abbiamo ripreso perché era già buio, dormivano tutti, un temporale incredibile, tuoni, lampi, fulmini, acqua a catinelle, i terreni sono belli intrisi d'acqua e ormai non ricevono più. Ma oggi finalmente la svolta, ci siamo svegliati col sole e siamo carichissimi. Eccoci arrivati a destinazione, ragazzi. Siamo di fronte all'agenzia di viaggi di Carlos Gutiérrez, dove vengono tutti a fare il biglietto per traghettare il proprio mezzo dall'altra parte. C'è una bella fila perché hanno aspettato tutti il bel tempo, quindi anche noi ora ci mettiamo subito in coda perché sennò ci passano tutti avanti e speriamo a questo punto di trovare un biglietto per domani perché la vedo un po' dura. Ci sono almeno 7 corse al giorno, se non sbaglio, ci sono buone possibilità di trovare un posto. Siamo entrati dentro, ora aspettiamo il nostro turno e poi facciamo i biglietti. C'è una fila incredibile, ragazzi. Anche senza capo ci sono i tickets. Biglietti fatti! Abbiamo i biglietti, ragazzi! 2 ore, ragazzi, di fila, 2 ore, c'è il mondo. Ci hanno dato anche la bottiglia e il dolcetto delle feste, carini, molto veramente carini, simpatici, accoglienti. Il signore anziano, il Gutiérrez, fondatore, passava, dava dolcetti a tutti. Fantastico, è un servizio consigliatissimo. Anche per chi avesse gli animali c'è il servizio veterinario. C'è là dietro in fondo. Che è in fondo che fanno fa le visite. Le pratiche, le visite per i vostri animaletti. Però ora direi di andare a mangiare perché si è fatta una certa ora e poi con calma avremo tutto il tempo per spiegarvi quanto costa, come funziona e tutti i trucchi e segreti. E poi a breve Marocco arriviamo! Allora ragazzi, siamo venuti nel parcheggio qui accanto all'agenzia. Domattina abbiamo la nave, ora mangiamo, Marta sta preparando e poi vi diamo un po' di numeri. Guardate che piatto,
un bel piatto di tortelloni con il ragù portato da casa e non potevamo lasciare l'Europa se non con un buon piatto di pasta italiana. The summer came for us and showed us what we lost. I'm riding to myself about things you said, about things you said. Slowness creep. Buongiorno ragazzi, stamani sveglia all'alba. Buongiorno. Siamo pronti, ora andiamo dritti al porto di Algeciras e ci prepariamo per l'imbarco. Ecco le giraffe! Perché si va in Africa ragazzi e quindi si vedono già le prime giraffe. Aiuto, È l'alba che fa questo effetto. Io mi devo ancora svegliare, questo spara cacchiate. There's nothing in my view but images of you a thousand times. E da oggi caos, il caos sia. Nel senso buono. Nel senso buono. Bella movida, come direbbero qui in Spagna, in Marocco non lo so come dicono, però caos ci sta. Dicono Myself about the things you said, about the things you said. Siamo sulla nave, sul traghetto, abbiamo appena riempito il modulo che ti viene consegnato, poi vi daremo tutti i dettagli. Ora ci mettiamo in fila per la registrazione. Guardate che fila! Abbiamo timbrato i passaporti ragazzi. Ora andiamo alla caffetteria per il timbro di Charlie. Siamo usciti dal porto, lì vedete Gibilterra e a breve raggiungeremo le coste africane del Marocco. Allora, dopo aver fatto il timbro sul passaporto siamo in fila per fare l'importazione del veicolo, ma ci sono dei problemi tecnici, il computer non gli funziona, è lì che scuote la testa, la doganiera e siamo qui bloccati ragazzi, bloccati. Charlie non ce lo vogliono fare entrare, speriamo che si sblocchi la situazione perché per ora è un bel problema, anche perché non so se non riusciamo a fare questa cosa, se ci toccherà farla una volta scesi a terra. Vediamo, speriamo, dai. È dura ragazzi, non vogliono far entrare Charlie dall'altra parte. Ma non sanno cosa si perdono. Noi andiamo a nuoto, ci scende anche a piedi, no? Charlie non si abbandona. No. Ecco il Marocco, stiamo per arrivare ragazzi. Ed eccoci arrivati in Marocco! Non siamo mai stati così vicini! Ah. In continente! Cioè in spazio continente! Ah, meno male! Perché tutto attaccato vuol dire un'altra cosa! Esattamente! È stata un po' una trafila molto lunga, finalmente ragazzi. Anche Charlie può mettere le ruote sul suolo africano. Ma lo vedrete nel prossimo video. Marocco, arriviamo, non perdetevelo, mi raccomando, rimanete con i tickets, vi faremo fare un bel tour marocchino. Vedrete lo sbarco, vi daremo tutte le indicazioni, quanto abbiamo speso, cosa dobbiamo fare per poter
venire da questa parte. Una volta scesi a terra ci sistemeremo, dobbiamo ancora fare alcune cose, ma poi nel prossimo video vi racconteremo tutto. Tutto. Rimanete connessi con i tickets. Anche un like è gradito e l'iscrizione al canale qualora non foste iscritti. Ciao amici! Alla prossima! Ciao!